Bene, perfetta l'inquadratura perfetta. Sabrina, siamo qui per Grazia. Ok. Conto da 5 a 1, ti connetti più profondamente a Grazia. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi sta mostrando, lo vedo da prima. Mi viene la parola Valchiria. È come se fosse una combattente, una donna grande, una vita parallela, passata parallela, Mhm. donna alta e un po' comunque cioè, di massa muscolare un po' grande Un e donnone. un donnone, sì. Infatti ho subito da prima che gira questa cosa che ho visto e si trova su un'isola insieme ad altre donne, persone, come se in questa vita però sia, eh, come dire, imprigionata in questo circolo, in questa cosa. Vedo che combatte, vedo che si allena, mi mostra questa cosa qui. Quindi è in un'isola con altre donne ad allenarsi alla guerra, Sì, ha lasciata lì apposta per diventare una una guerriera. combattente, sì, una guerriera, esatto. Ah, Ah, ah. ok, in che anno? No, non è, io la vedo proprio su un'altra linea temporale, non è qua, cioè non è la nostra, è proprio un'altra dimensione, non è nella nostra linea temporale. E in quell'altra linea temporale ci parlano delle lingue simili alla nostra, cioè è Sì. una forma di terra, cioè è la terra ma in un'altra linea temporale? È la Terra, ma in un'altra linea temporale dove ci sono delle situazioni diverse rispetto a noi, è come se fosse un altro, cioè l'uomo avesse intrapreso altre strade, come se Mm. fosse così. Mm. Che lingua parla questa Valchiria? Ma arriva norvegese, però. Ok. E l'isola è ospitale, calda o fredda e inospitale? No, l'isola non è come se avesse un clima mediterraneo, nonostante vedo Norvegia. Mm. Ma Perché la vedo magari. comunque la vedo con dei costumi, cioè la vedo non vestita completamente, come se avesse il sotto, come se fosse un costume fatto però di. Bagno, Sì, in però pelli. sì, esatto, non fatto come lo conosciamo noi, il costume, insomma, tipico per fare il bagno al mare, ma insomma costruito con delle cose naturali. Io vedo pelli e foglie, cioè, Ok. arbusti. Grazia ti dà il suo consenso? Sì, Te lo dà da la lì, Valchiria? sì, da là. Ok. Mm. Come si chiama la Valchiria? Salan. Ok. Qual è la causa che porta la parte subliminale a mostrarti la vita di Salan? Dice che lì ha imparato a essere forte e a affrontare ogni tipo di problema. È come se lì avesse percepito la sensazione, capito che tutto può essere affrontato, dice. Ce lo mostra per questo motivo, che lei deve vedere questa vita. È importante per lei in questo momento. Affrontato e risolto? Cioè, nel Lei, senso, di- lei dice come se in questa dimensione, in questa linea che sta vivendo, la sua PS, è come se
le mettono davanti delle difficoltà. Io vedo che fa degli allenamenti a livello naturale, cioè in una foresta, come se fosse una foresta dove deve saltare dei tronchi sempre più alti, dove deve arrampicarsi e fare cose che sembrano impossibili e invece nel tempo con l'allenamento lei riesce a fare. È come se fosse lei sta dicendo, è un paragone che lei deve comprendere. Cioè, lei l'ha già vissuto, io ti mostro questa vita dove ho imparato a affrontare cose che L'ho sembrano fatta. Mhm. esatto e riesco a farle. Io sono una Ho combattente, lei dice. superato il tronco più alto, le altre non ci sono riuscite, ho scalato Esatto, l'albero più esatto. alto, ho combattuto. Lei dice io sono una combattente, sono una guerriera. Lei lo Ok, deve ricordare. grazie a quante vite ha avuto? 3800. A quanto vibra? 8 miliardi. Consapevolezza? 126. PSPE. La PS è molto attiva, sta al 70% in lei. Va bene, Grazia è interferita da entità eteriche. Allora, ci sono due EDL. Se andiamo su ci sono mm, dei rettili per delle abduction. Mhm, Dietro c'è una mantide grande, molto più grande di come le vediamo, cioè ne è una ma è molto alta, grande proprio rispetto ai rettili che li vedo più piccolini davanti. Poi dietro ancora ci sono degli umanoidi, però derivanti sempre con delle sembianze di mantidi, quindi insettoidi. mhm. Poi su sempre l'aquila, cioè il corvo e Zeus su. Ok. Ci sono entità mentali? Allora, io nel suo caso vedo questo. È come se lei fosse contro, cioè contro, è come se riuscisse a non accettare alcune situazioni del discorso delle entità mentali. Ci sono, perché comunque essendo qui in Matrix in realtà è come se volenti o nolenti siamo collegati, ma possiamo non accettare l'input che ci viene dato. Ecco, lei fa questo. Io vedo che lei è molto, molto, come dire, dice no, spesso dice no. È la sua arma, il fatto di dire no, essere in grado di dire no. Cioè, è cosciente di se stessa, lei. E No a quindi cosa? Alla agli input che consuetudine? cercano di dargli, agli input Quindi è che la cercano di consuetudine, si va dargli. in chiesa e lei dice no, non mi interessa. Ah, Mm-mm. ah, ah. Si prende la mazzetta, non so. E lei dice no, No, no. si rende la vita Lei, impossibile a un collega in modo che così lo licenziano perché ti sta sulle palle. No, lei è così. Io vedo molto presente questa sua questa è coscienza. un'entità Cos- mentale, no? Come? È un'entità mentale questa influenza? No, è una sua No, no, è consapevolezza. una sua è la sua coscienza, vedo, cioè viene proprio, io sono cosciente, cioè lei è cosciente, quindi la sua coscienza di se stessa, vedo coscienza su questa parola, fanno sì che nonostante gli input le arrivano, in particolare ce n'è uno del quarto, parliamo di mente collettiva, che è quella che è quello che comunque cerca di lavorare con le DL, nel suo Mm? caso,
che spesso li vedo che lavorano con gli EDL, questi qua, per tenerla comunque ferma su un discorso di non fare il passo verso un qualcosa di ancora migliore per se stessa. Però comunque è come se lei non arriva direttamente, non sempre, la tiene ferma, però lei spesso e volentieri non accetta. Quindi il suo dire no, il suo dire non accettare la tiene più staccata dall'influenza. È come se lei va di più per la sua strada. Questo vedo. Do la parola Quindi no, io c'è dico no. una quarta, un quarto livello delle entità mentali che Ci prova sta, ci sta. e che è collegato ai due EDL, ma non riesce. No. È riuscito in parte soltanto, perché se c'è qualche collegamento ce l'ha. Sì, ce Se l'ha abbiamo però. entità mentali che ci provano. Sì, assolutamente sì, più che altro nel senso comunque finché non si prende consapevolezza, cioè adesso lei prenderà, vedendo prende più consapevolezza, quindi sarà ancora più forte il suo no. Quindi era necessario per lei I, cioè, i- vedere, i EDL sono dentro o fuori? no, sono fuori. In E questo caso entrano provano, e attraversano, attraversano. incidono tanto con lei, su di lei. No, non tanto, però entrano e escono, comunque attraversano il suo corpo, la attraversano. Va bene. Causa esoterica del sentirsi estranea al mondo dalla nascita. È come se lei si rendesse conto che è tutto un videogioco, lei dice. Io mi rendo conto che sto giocando. Lei dice: Io sto facendo un giro di giostra, questo lo so, la sua PS mi sta dicendo. Io sono consapevole di fare un giro di giostra e quindi non me la bevo. Non è come la raccontano. È questo. Ok. Causa esoterica in generale dei vari problemi avuti con gli uomini. Subito ho visto, mentre me lo chiedevi, la Valchiria, come se lei fosse molto in quella vita concentrata su se stessa, la sua, sull'aumento della sua forza, sulla sperimentazione di se stessa a livello sia fisico che mentale, perché vedo che lei si mette sotto sforzo in quella vita, Mm, sia a livello fisico che mentale. Quindi è come se lei dicesse: Non mi serve, alla fine non mm. mi serve. La Valchiria in un'isola di donne si innamora di una donna o ha relazioni con donne? Allora, a livello affettivo non vedo che lei si apre a a insomma, che sta con qualcuno, perché lì la vedo molto su se stessa, quindi molto cosciente di se stessa, sto imparando io, mi accresco io, sia fisica, sia a livello fisico che a livello di energetico e mentale. Però automaticamente, essendo un gruppo di donne, automaticamente è come se si stringe delle amicizie, comunque dialoga con queste donne. Io le vedo intorno a un falò sul mare, sedute su un falò, dove comunque scambiano, si parlano e ognuno racconta l'esperienza della giornata. Io sono riuscita a fare questo, io sono riuscita a fare quello, quindi comunque c'è una sintonia a livello con altre Mm. esseri femminili. Quindi sì, però non vedo relazioni, cioè non la vedo da un punto di vista di relazione. È come se non avesse bisogno. Lei dice: noi qui siamo individui, ognuno che stiamo insieme, ma è molto importante, viene valorizzata l'io. E quindi è come se non, lei dice, sto dicendo lei, in quella vita è come se non le serve. Ok. Come finisce la vita della Valchiria? Io vedo che viene, tra virgolette, usata, trasportata per una guerra, per una battaglia.
Dopo, se vado avanti, lei è come se ci sia, ecco, sopra ci sono dei militari, quindi lei viene, accetta di far parte di una battaglia in questo mondo, in quel mondo, e vedo che combatte, vedo che viene, come se avesse, è vestita da soldato, è vestita da soldato e fa una guerra, una battaglia, però poi muore in questa battaglia, cioè ne fa più di una. Come se parte, fa delle battaglie, fa delle guerre e torna. È militare, ok, adesso lo vedo. È come se fosse un progetto militare, un discorso militare, al quale lei si è già accettato di sottoporsi. Mm. E in una di queste battaglie, guerre, dove lei partecipa, ne fa tante prima di morire, però a un certo punto viene uccisa, non la supera, diciamo. Questi militari sono qui anche adesso, in questa vita? Sono insieme vedo i due rettili, la mantide e lateralmente influiscono, sì. Ci sono, due ne sono. Cioè due, come se fosse un gruppo, come se fosse a livello eterico uno, se si può dire così, vedo la parola squadrone che viene implicato in queste, tra virgolette, sperimentazioni dove le persone vengono addestrate per poi essere messe a Ok. disposizione delle guerre. Mm. Anni fa, Grazia ha avuto un tumore al seno destro, con linfonodi all'ascella destra, ne è uscita praticamente da sola, ne è guarito quasi spontaneamente. Si è fatto delle chemio, ha rifiutato una serie di altri interventi. Ovviamente qua non si fa medicina, non si consiglia di fare cose contro le No, medicine no, tradizionali a nessuno, guardiamo solo la causa l'eterico. esoterica. Quindi è nato prima l'uovo o la gallina, cioè prima la causa esoterica, poi arriva il tumore, prima arriva il tumore, poi si aggiunge la causa esoterica, non lo sappiamo. Noi guardiamo la causa esoterica e ne prendiamo atto. C'è Una una causa abduction. esoterica? Sì, c'è. Allora, Abduction. quello che vedo mentre parlavamo è un abduction dove lei accetta di essere sottoposta e c'è di mezzo questa mantide grande che vediamo prima. È come se fosse stato un impianto che le viene messo, lo vedo come un impianto. Vedo una pallina di ferro, la vedo, c'è proprio una sfera, non una sfera Grande quanto? piccola, Una come pallina da ping pong. una un'albicocca, ecco, la grandezza di un'albicocca che viene messa lì. Io vedo questo, E Ah, che deve fare? tramite il quale è come se la sottopongono a delle. Io vedo come se questa pallina dall'esterno, all'interno della pallina ci sia un- una nanotecnologia, come posso dire, un microchip all'interno del quale, cioè dall'esterno è come se loro spingono un pulsante e le danno degli input. È come se vogliono, tramite questa cosa, volevano vedere fino a che punto lei resisteva al suo dire no, il suo mentale, la sua reazione, quindi al Quindi suo mm, lei si essere sarebbe dovuta piegare piegare, ma alle. non l'ha fatto. L'ha fatto molto parzialmente, andando contro. Esatto. Tutto questo è passato, quindi la cosa Sì, si è sì. risolta. Lo stiamo solo Sì, sì. analizzando col senno di poi. Ok, ehm, il pianto è ancora lì? L'impianto è ancora là, lo volevo È dire, sì. eterico, Eterico. quindi se Eterico, cioè. facciamo un esame, non so, un attacco non c'è niente. No. Perché a volte sono anche fisici, almeno all'inizio delle ipnosi non mie, all'inizio del discorso ipnosi, alcuni impianti erano anche fisici. Sì, alcuni li vedo anche io fisici, come se fisicamente tramite le abduction ti mettono proprio, ti aprono e ti mettono questa roba lì e poi ti richiudono, che con le loro tecnologie tu non vedi, difficilmente vedi, diciamo,
il taglio, però nel suo caso non è fisico, è eterico e a livello, cioè energetico, come posso dire, che ha sviluppato in Mm, lei mm. quello che ha Ma che accentrato. collaboriamo insieme ne hai visti di fisici? Sì. Ah, ci sono ancora quindi. Ne ho, ne ho visti, cioè che mi è capitato in delle sessioni di vederli fisici. Sì. Quindi se avessimo fatto fare un attacco il giorno stesso, senza passare dalla notte, che sai, ci sono sempre delle abduction di notte, si sarebbe Mm. visto? Secondo quello che vedo da qua, sì. Ok. Quale influenza ha, esotericamente parlando, il tumore con la grande delusione amorosa con un tizio straniero che l'ha cercata, era un ex, l'ha cercata, l'ha voluta, lei ha organizzato, straniero, ha organizzato il trasferimento e questo è sparito. Allora, mentre parlavi, ho visto una vita negli anni 50 di questa linea temporale, dove lei era sempre una donna, lei ha fortemente questa cosa, donna, che è come se l'essere donna le dia, non lo so, non so se sia collegato, però mi arriva la forza femminile, sì. In questi anni 50 lei lascia questo uomo che è straniero, È che è andato danese, questa possiamo dirlo, non è un problema. Mhm. È un danese, ok, e quindi il Lei danese lo lascia lascia. lei per una Sì, questione di equilibrio sì. stupido. Ok, approfitto un attimo per aprire una piccola parentesi barra microindagine di 2 minuti, Mhm. nascendo, cioè, suggeritami da una persona in mail in questi giorni. Il potere, per come stanno andando le cose adesso nel mondo, il potere delle donne, il potere del femminino. Quanto il femminino, lei sostiene, questa signora sostiene, sia pericoloso e allo stesso tempo ehm, tenuto appunto a bada, poiché il più pericoloso. Quando le donne si renderanno conto, io sono solo parzialmente favorevole a questa teoria, in quanto la Cioè, non parte ho capito, subliminale, scusa. allora, la parte subliminale si incarna in una donna e un uomo, che più o meno, ok, il potere del femminino va bene, ci sta, ma quando il potere del femminino verrà liberato e mostrerà tutto il suo potenziale, le cose andranno in un certo modo, cioè meglio sulla Terra. C'è questa differenza tra chi è incarnato donna e chi è incarnato uomo. Esiste il femminino? Allora, da qui quello che vedo è come se la donna, da un punto di vista energetico, sia mh, più aperta al discorso di vibrazione alta, perché c'è il fatto della procreazione, cioè la creazione, e quindi automaticamente il discorso di essere in grado di creare un altro individuo la rende comunque più a livello energetico, sensibile e più aperta. Questo è quello che vedo. Quindi Mhm. a Ed livello il potere femminino è tenuto a bada oggi? Per esempio, senza dire quale tipo di religione, ma c'è una religione in cui la donna proprio trattata bene non è, no? È obbligata a vestirsi in un certo sì, c'è. modo, spesso e volentieri non può neanche guidare la macchina, non parliamo dell'istruzione. La donna è fatta per fare, gestire la famiglia e fare figli, punto. L'uomo fa tutto, l'uomo decide tutto, ok. Bene, io mi domando perché la donna non si ribella? Perché la donna di questa civiltà, religione, non dice basta? Perché in quella società nasce, vive e cresce sotto controllo mentale. Bene, perché non si ribella? Perché è inutile Perché parlare di femminino che è bloccato, il femminino non si sveglia, si no, deve esatto, svegliare. Le prime esatto. moriranno, saranno, come tutte le rivoluzioni, saranno sacrificate, eccetera, ma se la donna dice no, si ferma tutto. Perché non dice no? Di chi è la colpa? Dell'uomo? Della donna? Controllo, certo, Scusate, di se sono le- misogino, ma va bene parlare di femminino, ma se la donna non dice no, non cambia nulla. assolutamente Gli deve d'accordo. dire no la donna.
a qualunque Parliamo costo. di controllo mentale lì. Quando mi hai detto religione, sono andata lì di quel tipo Eh, diciamo, di società e mm. nascono, vivono e crescono sotto proprio una pressione mentale dove è giusto che sia così. E quindi Per esempio, automaticamente non si ribellano. in quella società una figlia che si dichiara ai genitori lesbica non è Viene più una ucciso. figlia e viene, sì, a volte sì, ma in ogni caso viene disconosciuta senza sforzo dal padre e dalla madre. Cioè la madre ha avuto una figlia, bambina, bambine, bacini, bacetti, amore, cià. Quando la figlia raggiunge l'età adulta e dice mamma sono lesbica, alla madre scatta qualcosa per cui quella è un Mm-mm. oggetto, non è più suo, lei ha perso una figlia Sì. e vengono Ripudiate. ripudiate e di fatto finiscono tutte molto molto male. Se Sì, riescono ad espatriare, ok, ma altrimenti è la fine. È la fine assolutamente. perché di fatto nessuno dà loro una casa, di fatto nessuno dà loro ovviamente un lavoro e è la fine. Non hanno più Guarda, una famiglia, la madre le guarda come se fossero trasparenti, queste figlie lesbiche, quindi di cosa stiamo parlando? Dov'è la scelta? Quante di questo mondo che tutti hanno capito, ma non voglio citare, donne capiscono che è un controllo mentale, un'ipnosi negativa, ovviamente, di gruppo, in percentuale. il 55-60% lo sa, Però sono consapevoli, sì. aspettavo il 2%, il 3%, perché nessuno ha mosso un dito. E perché non Non ce muovono un la dito? fanno perché hanno paura, Vabbè, non ma qui- riescono a quindi non libellarsi. cambia nulla. Quindi dov'è No. il femminino? Invece il femminino di Grazia, la Valchiria, è il Mhm. femminino giusto, quello valido, Sì, quello che fa le cose, quello che assolutamente crede in sì. se stessa, che fa le cose, che se vuole saltare su un albero non è che dice ho la gonna, si tira sulla gonna e salta sull'albero, no? Sì, lei Ah, sì, nel suo caso assolutamente sì. ok. Ha un codice questo femminino di Salan. Salan è la Valchiria. Come lo vedi questo coraggio? Io vedo una energetico, cioè lo vedo come mm, è un, chiamiamolo potere, come se fosse una sua particolarità. La vedo come un'energia particolare, come se fosse, c'è la sua PS con la sua PE, le vedo insieme quando tu mi hai detto come lo vedi, loro mi mostrano questo, sono loro due, quindi forma energetica, PSPE, poi vedo due mani energetiche che si tengono, che sono la sua PS e la sua PE, e lì è come se l'unione, in questa unione delle loro due forme, che fanno poi l'energia vitale di lei, Mhm. c'è è come se si scaturisce un potere. E parliamo di questo dire no, di questa sua parte di femminino, di questo suo esercitare il suo potere intrinseco. Vedo Ok, ma questo. questo coraggio della Valchiria ha una vibrazione, un Sì, codice? ecco, no, codice no. Quando mi hai detto di vederlo come lo vedi, è proprio una forma energetica. Ok, Cioè, è un'energia, una potente energia che lei ha creato, sa di avere, come posso dire, ok. e viene fortificata dall'unione però della PS e della PE, anche se la PS l'ho vista in percentuale più grande, più, insomma, più attiva, però mi fanno vedere le due mani energetiche, cioè PS e PE, che che rafforzano questo Va bene. suo... Mm. Quando si realizza un oggetto a livello industriale, un oggetto fisico semplice, un vaso per esempio, si crea uno stampo. Quando si ha uno stampo è fatta, perché se il vaso è di plastica, di vetro, non so che, diciamo di plastica, si butta un Mhm. po' di plastica e con lo stampo ho fatto una coppia, 2, 3, 4, 10 milioni. Bene, noi creiamo lo stampo di questo vaso e lo stampo è
cioè il vaso è il coraggio di Salan, la Valchiria. Tutta Mhm, questa informazione la racchiudiamo in un vaso di mhm. vetro, della forma che vuoi, e ne facciamo miliardi di copie. Miliardi. Il doppio di tutte le donne che sono sulla Terra. Tutti Mhm. questi vasi sono sopra la Terra, qualunque forma abbia la Terra, e li facciamo ora cadere tutti tra le mani di ogni donna, bambina, che se vuole allarga le mani e lo lascia cadere per terra, lo fa distruggere, rifiuta l'informazione, se vuole lo prende e se lo mette sotto il braccio. Tutti i Sono, paesi, quelli di prima, della religione che abbiamo detto prima, ma anche delle altre religioni e anche di non religioni, di tutte le donne. sono dei vasi d'argilla. Ok. Sono dei vasi d'argilla, li vedo così con dentro questa informazione e li abbiamo moltiplicati all'infinito e poi siamo andati sulla Terra, quindi esterni, in forma energetica e l'abbiamo lanciati giù e su tutta la Terra. E vedo tante donne di diverse nazioni, mondi che alzano, prendono con le mani così la prendono questa informazione. Alcune si scansano, altre la prendono, tante la prendono. Mhm. Che percentuale lo prende il vaso? Mm. Al momento 25%. Ok, il vaso ha il potere di moltiplicarsi se uno lo vuole, quindi chi l'ha preso lo può Lo moltiplicare e moltiplica offrirlo alle a chi amiche, le figlie, vuole. le madri, le nonne, le cugine, le vicine e così via. Ok. Va bene. Prendiamo la vita del Coldanese e la mettiamo comunque da parte, ce la ricordiamo. Causa esoterica del fatto che Grazia non ama gli eventi collettivi, non ama i concerti, le manifestazioni, le idolatrie, le comitive o gli uffici troppo grandi, gli open space con tante scrivanie e tanti colleghi. Allora, c'è una doppia cosa che vedevo già da prima. Una è il fatto che all'interno, quando ci sono questi eventi di gruppi, di appartenenza, spesso, o quasi sempre, dietro ci sono comunque un interscambio con le entità. Quindi di tutta questa energia c'è sempre poi qualcuno che, essendo Certo, inconsapevoli, quindi lei con il suo dire no, io parlo dal punto di vista eterico, energetico da qui, da dove sono adesso, è come se il suo dire no in realtà la allontana, cioè non è a senso unico, è a doppio senso, nel senso il suo dire no fa sì che non viene contattata, che non viene chiamata, cioè dall'altra parte, e viceversa lei non è attratta perché è come se questo suo potere, questa sua cosa che abbiamo visto, che abbiamo analizzato e visto bene adesso durante la sessione, la protegge, come posso dire, dice no, io non voglio far parte di tutto quell'ammasso di gente che dice cose del quale a me non interessa minimamente, cioè lei dice per me, oltre al dire no, quindi io non voglio dare più di tanto, non voglio darmi, e c'è anche un discorso di non saprebbe di che cosa parlare con determinati gruppi o gente, mhm. Vabbè, un perché evento collettivo, non so, il concetto di Rolling Stones è come una enorme fattoria di mucche che fa latte e lo eh butta in sì, giro, che lo purtroppo sì, butti quel latte, te lo purtroppo pigli, sì. quindi A essere meno di luce, che non è entità, che uno non può andare a un concerto, per carità, certo, però a meno che tu non sai e sei consapevole e ti proteggi e dici me piace quel gruppo, mi farebbe piacere andarlo a vedere dal vivo, ok, ti proteggi, sei consapevole e poi ti pulisci e dici no prima di andare, allora è un conto, però sarebbe bello un chiaramente, concerto dove tutti sono consapevoli, tutti magari, vanno consapevolmente e quando sì, arrivano le entità tutti le sentono, le vedono sì, e sì, le mettono in un portale Boom. definitivo. Quello Esatto. sarebbe bello. E poi si Ah, sente la musica. quello che Prima ho tutti i visto vampiri io fuori dalle balle e poi si sente la musica. è come se fosse così, cioè se
persone consapevoli come noi ci riuniamo, andiamo a un concerto, è come se si crea una bolla energetica vibrazionale talmente alta che le entità arrivano e si bruciano e cascano come mosche. Questo è quello che vedo. Cadono, Ok, scusate. Mm. va bene. Causa esoterica, io direi i partner sbagliati li mettiamo insieme all'ex marito. Causa esoterica dell'incontro con l'ex marito. Matrimonio durato 10 giorni, tira e molla. Dopo questi 10 giorni, figlio, che evidentemente, visto che era finito il matrimonio, non aveva molto senso, e soprattutto in corner, Grazia ci ha raccontato di un tentativo, una grande violenza subita dal marito dove per salvarsi ha invocato, lei Lui che è non un crede, figlio abbandonato. Scusami. a lei in una vita. Lei è sempre donna, cioè questa cosa donna, lei si è sempre, quasi sempre incarnata donna e c'è, mi sta mostrando mentre mi raccontavi la scena, una vita in particolare, perché ne sono diverse con questo uomo, ma una vita in particolare dove lei ha fatto dei figli, Mhm. E ha lui l'ha fatto dei abbandonato. figli quasi, sì, però ha fatto dei figli obbligata, mi mostra, come se lei non voleva in questa vita qui. E lui è uno di questi figli che ha fatto e Quindi quando lei l'ha lasciato l'ha più o meno in una abbandonato. modalità simile, perché non gliel'ha detto, prima è andata via di casa, poi al telefono ha detto sai che c'è, che noi non ci vediamo più, la storia è finita, questo qua giustamente si è riconnesso alla vita e si è Eh sì, incazzato. Ok, sì, quindi tutti direte il sì. karma, e No, quindi sta bene a Grazia perché ha abbandonato il danese l'ha abbandonata, poi ha abbandonato il marito gli ha menato, come dite voi a Roma. eh, gli ha Quindi dato gli i sta bo- bene, il karma l'ha no, bruciato, ma il karma è una cazzata. Il karma è un giochino delle entità e le fa entità parte dei festeggiano. contratti. Certo, ma le entità ridono, guarda questi cretini che hanno creduto al karma. Noi siamo Sì, stati sì. creati da loro e loro non lo sanno. Siamo qua, abbiamo creato il karma. È geniale, chi ha creato il karma? Chiamiamo chi ha creato il karma perché è un genio. Io vedo le PS. Quando hai detto chiamiamo chi ha creato il karma, vedo le PS. Ma infatti le deficienti maggiori sono le PS, non ci scappa. Alla fine, Se chi ha creato addirittura Dino? mi è arrivata la sorgente, figurati. Chi ha Proprio creato Dino? noi, Il copallino? noi. Ok, però sotto le PS chi è il responsabile? Eudino? Zeus? Io vedo un uomo primo. Viene la parola uomo primo. Vedo Ok, un... sì, Odino. comunque dietro Odino. Zeus. Sì, Zeus e Odino. Chiami Zeus, Odino, è la stessa cosa. L'uomo Sì, primo. Su sì, mandato delle PS. sì. Ok, chiamiamo, lo facciamo sempre e non lo facciamo mai perché non è, cioè nel senso, vabbè, chiamiamo dei viventi a È, prendere le informazioni, dimmi, è intrinseco, lo facciamo, sì, nel ah? senso... Figlio, fratello e, beh, io direi anche l'ex marito a questo punto, e il collega di cui parliamo fra poco, la cavalletta. vengono tutte e tre. Io vedo anche un disincarnato qua. Aspetta però, figlio, fratello, collega, marito, Mm. 4. E Dietro 5, vedo... danese, allora, figlio, ok. Collega, ok. fratello Tre, e, e i ok. due uomini della sua vita, il danese e il marito, ex. Ok. Allora, il marito di tutti è quello che fa più difficoltà, ex Ok, marito. Però dietro, gli dicevo prima, ho visto un signore ok, disincarnato. ok. Per caso è il padre Mm, di sì, Grazia? Ok, dovevamo sì, chiamarlo, quindi perfetto. Si è già presentato. sì, perché quando abbiamo detto che lei, per passare le informazioni, per prenderle, anche se, come Mm, dicevo prima, noi comunque le informazioni le mettiamo sempre a disposizione, no? Però è come se già si sentiva
Non so se era Grazia che l'ha chiamato, è Grazia che l'ha chiamato, mentre parlavamo dei viventi, comunque sì, Mhm. è là. Mm-mm. Va bene. Vabbè, i viventi sono lì, non devono fare nulla se non prendere le informazioni, se non sono interessati, via. Il marito, Va l'ex bene. marito è andato via. Mm-mm. Bene. Ognuno il suo percorso, ognuno fa le sue scelte. Il padre, come lo vedi? Ci saluta da lontano, ci Ah, beh, se saluta da vuole si può lontano. avvicinare. È strano perché vuole avvicinarsi già da prima, lo vedevo, è solo che è come se per avvicinarsi a noi, a Grazia, va contro un muro energetico che lo fa rimbalzare, non lo fa passare per avvicinarsi. Ok, e Mostra questa scena qua. il suo muro energetico di entità? Sì. Mm. Va bene, creiamo un vaso per gli uomini, una forma di informazione simile a quella precedente, gliela offriamo, attraversiamo il muro perché possiamo andare dove vogliamo, andiamo lì e glielo Assolutamente offriamo. sì. Solo che lui non si rende conto che il muro non esiste, però. È solo informazione, può rifiutarla, può verificarla, può tutto. Beve il vaso fatto con le informazioni di tutto quello che abbiamo scoperto, che sappiamo che sta facendo Grazia. Lui ha sede di prendere, cioè è contento comunque di questa cosa che sta facendo Grazia. E prende il vaso e lo beve come se per prendere le Mm? informazioni. Come è E fatto il liquido che beve? eh, è fatto di energia che brilla, come se fosse Acqua luminosa? a sé molto Te lo bello. chiedo Sì. perché lo vedevo così, allora volevo capire se Mm, lo vedevi anche tu. Come se bello. fosse un'acqua luminosa, Luminosa, fluorescente. fluorescente. Sì, sì. Bene, l'informazione nell'eterico Mhm. può essere falsa? Cioè, nel senso, l'informazione che diamo viene imposta, qualcuno potrebbe dire, no, viene offerta, ma in ogni caso non è un'informazione, guarda, le cose stanno così, è un prendere atto di una serie di cose che abbiamo scoperto negli anni, caso per caso, per caso, per caso, quindi tutta l'informazione sono tutti i casi di tutte le persone, sono tutte le indagini, sono tutte le sessioni private nostre, tutto. Quello che più di una volta io vedo quando tu mi dici informazione, io vedo tre parole, dato di fatto. Più di una volta ho visto questo. Ok. Comprende anche tutti i piccoli errori, le intuizioni che poi non sono rivelate più fondate, Mm? tutte le incertezze, tutte le inesattezze non importanti come date, vite precedenti che non coincidono con, che sono stupidaggini perché le date sono numeri, i numeri possono essere Sì, visti in un modo, in sì, l'altro, si possono scambiare i numeri. Ok. certo, Che cosa fa il certo. padre? Allora, il muro energetico che era formato dall'entità è come se si abbassa e non c'è più. Quindi lui attraversa il muro, passa di qua, si affaccia da noi e si trasforma cioè cambia forma in un uomo più giovane, moro, vestito da campagnolo, con una camicia, dei pantaloni e vestito da campagnolo, mi dice. Cioè, si mostra così. Dice che così, questa è una sua vita precedente, dice che così si sente più in forza per affrontare quello che, il dove vuole andare, dove sa che noi lo aiutiamo ad andare. Lui sta dicendo è tanto che vedo, però non riuscivo a capire come fare. Ero incastrato, ero incastrato. E ora?
Mi dice, io adesso da qua vedo che tutto è relativo. È come se non riuscivo a vedere la via. Mi dice, io vedevo la via, vedevo che potevo innalzarmi e andare, ma non riuscivo. Adesso è tutto relativo, è tutto ciò che si può fare. È come se lui non aspetta. È come se lui è tanto tempo che aspetta questa cosa che è già accaduta e lui già Mm. sapeva che sarebbe accaduta e la stava aspettando grazie alla figlia. Che cosa fa quindi? Come si comporta? Continua a bere, prende un altro vaso, perché è come se tutti questi vasi d'argilla noi li abbiamo messi ovunque nell'eterico, ne prende un altro e continua a bere. E nel mentre continua a bere è come se si ripulisce e cambia sempre forma fino a diventare, se vado avanti Mhm. in questo processo, è come se si innalza e diventa energia, quindi diventa PS e vuole andare nel. Lui ha detto che questo tunnel di passaggio che abbiamo, dove riusciamo a portare a vedere adesso, lo aspettano diversi disincarnati che non riescono ad andare. E lui dice: Io aspettavo di arrivare qui con l'aiuto suo, di lei. Dice questo. Diversi disincarnati che non riescono ad andare in che senso? Vedono che si può andare in questo tunnel. Ah, imitano il padre di Esatto, grazia. esatto. Ok, prima che vada, si è staccato dalla terra? Quando succede questo processo sì, Ok. altrimenti non potrebbe arrivare in quel punto. Vuole dire qualcosa Grazia? E aggiungo una seconda domanda insieme. Si è incarnato in altre vite con Grazia? Sì, sì. Però Come? era lei che si occupava di lui. Come madre, tipo. Lei sempre donna e suo. E questa era una bambina, il suo papà. Però in questa vita che mi stanno mostrando, lei si è occupata di lui, cioè di lei, una bimba. L'ha cresciuta, però sempre da sola, sempre senza, da sola nel senso senza compagno. Lei ha questa bimba, ne ha più di una in questa vita qui che mi mostra. Siamo nel Medioevo e suo papà era una bimba, ma andando avanti nel tempo, lei, Grazia, si occupa di questa ragazza che diventa un cavaliere femmina, questa donna, ed è suo padre di oggi. La cresce con la sua forza, le passa la sua potenza in questa vita qua. E questa ragazza diventa, vedo che è come se fosse un cavaliere femmina in quella vita lì. Vuole lasciare il padre un messaggio a Grazia? Lui dice: Io ti guardavo già da tempo e stavo aspettando questo tuo aiuto, perché qui si passa in un livello successivo definitivo. E aspettavo questo aiuto perché non riuscivo a farlo da solo. E lo aspettano tanti PS che non riescono a passare questa cosa qua. È come se qui lui dice: Tu sai di vivere in un videogioco là sotto. E per spiegarti quello che si prova qua su, è come se in un videogioco ci sono diversi quadri. Adesso da qui c'è lo step successivo, si passa a un livello successivo dal quale probabilmente non si torna più indietro. Dice questo. Ok, la ringrazia quindi. Sì. Va bene, è staccato dalla terra, quindi lo salutiamo e chiudiamo il portale. Ok, causa zotterica velocemente del collega Cavalletta che
perseguita, in realtà perseguita un po' tutti, ma specialmente lei, e a livello lavorativo le dà parecchio fastidio, insomma, vuole sempre farla fuori, eccetera. Io vedo che lui è innamorato, vedo il sentimento, pensa un po'. In questo momento Grazia è felicissima di queste notizie. Ho È, visto, mi sono affacciata a lui e come se mi avesse mostrato un sentimento, tutto questo. è parassitato dalle cavallette, dagli insettoidi. Di tutto, di più, di più. Ci sono cavallette, ma è molto, lo vedo molto incastrato anche mentalmente, lo vedo in un loop di gelosia, di... Invidia, di cattiveria Sì, verso il prossimo. sì, esatto. Cioè, in Ok. realtà è praticamente completamente incastrato in se stesso. Però è rimasto a prendere le informazioni. Sì, 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 Ok. perché lui prova dei sentimenti che però non li accetta e quindi li ripudia, come se non può essere possibile, e quindi ha questo, la attacca, perché è come se disprezza chi disprezza compra. Tra figlio, fratello, lui, collega e l'ex danese, chi è più vicino a prendere informazioni? Più Lei in prima danese, fila? Mm? danese, danese, Secondo? figlio, Terzo? e lui, questo uomo qui del Ok. lavoro. Chiediamo al figlio e al danese di farlo andare in prima fila, di cedergli il posto. Tanto loro le hanno già prese le informazioni. Allora si alza come quando vedo i, persone viventi che prendono le informazioni, è come se li vedo che si siedono in un teatro, lo vedo Mhm. sempre così. È come se fosse il teatro di passaggio tra di qua e di là, quindi c'è questo terra di mezzo che è un teatro dal quale si possono prendere le informazioni da vivi. Cioè, come se fosse così per tutti, la vedo proprio così. Mm. E quindi vedo che loro due, quindi il figlio con il danese, si alzano e Gli vanno danno il posto dietro. migliore. Mhm. Esatto, lo spingono con la schiena e dicono vai a vedere come stanno le cose. E lui si siede davanti in prima fila, però ha le braccia conserte e le gambe accavallate. Ok, facciamogli vedere più volte la fase in cui il padre beveva dai vasi, contento e felice, dove se n'è andato. Mentre questo processo ha corso, torniamo a Grazia, che vorrebbe cambiare casa, avvicinarsi al mare, Mhm. e chiediamole che cosa vuole fare. Le entità le abbiamo viste, l'entità mentale che cerca ma non riesce l'abbiamo vista, ci sono degli impianti. Quello che abbiamo visto prima, Mhm. Ovaie, sono fatte della stessa famiglia di quello lì, perché è come nel suo caso se ci sia un controllo ormonale, quindi le ovaie. Poi schiena vedo, come se avesse a volte un mal di schiena anche, Mhm. a metà spina dorsale. Grazia annuisce. Mm, basta, questi tre, ne vedo altri. Abduction le abbiamo viste, quante sono più o meno? Al momento io ne vedo quattro, cioè una ogni 3-4 mesi, E quasi prima? esistenti. Una al mese, Sempre per via del coraggio, della sì, Valchiria. sì. Ok, hanno avuto gioco duro le entità in Lei è questo uno, caso. stavo per dire, incredibile. Lei è un osso duro. Io stavo per dire, lei ci dà del filo da torcere, dicono, sì. Ci ha dato filo da torcere. Bene, allora facciamo un bel gioco. Prima di andare al cluster, Mm. 8 miliardi, alziamola, la vibrazione. Il gioco della vibrazione. Invece di invocare il 100 come in una celebre trasmissione ridicola degli anni 90, invochiamo il 1000. 1000, Lei sta 1000. ballando.
balla e per alzare la vibrazione l'ho visto più di una volta. Le PS cominciano a girare su se stesse velocemente, come se questa cosa l'aiutasse. Lei sta girando e si alza. La sua luce diventa più forte e le entità si allontanano perché non possono stare all'interno della sua sfera energetica, si alza così tanto le vibrazioni. A quanto sta? 50 miliardi, scusa. Mhm. E la Valchiria è capace di alzarla solo a 50 miliardi? No, Dov'è la Valchiria? sull'isola che ci guarda. No, ma dov'è in questo innalzamento della vibrazione? È come se la Valchiria in realtà fosse lei, no? Quindi se dico dov'è, vedo lei, vedo la sua PS che gira e alza. E in realtà è sempre lei. Mm? Sì, no, ma chiaro, ma dov'è nel senso, perché così poco? Solo 50? Io voglio 1000. E 1000 non è una vibrazione impossibile, è una vibrazione super possibile. Tutto è possibile. Mm. Chi ha detto che non è possibile 1000 o 2000? Il doppio o 5000. 5 volte tanto, una forma esosa di richiesta di vibrazione. Chi ha detto? Nessuno. Se c'è qualcuno, mi ha creato, nessuno mi ha creato. Riscriviamo le regole. Queste entità vivono a una bassa frequenza. Sì, già. La frequenza di Schumann della Terra si sta alzando. Alziamola. Si alza con la consapevolezza di tutti. La consapevolezza e frequenza. Alziamo la frequenza di Grazia. Grazia alzi la sua frequenza adesso a 1000. Vedo dalla sua stanza adesso si è trasferita la sua immagine, mi mostra lei, vedo le sue mani energetiche. Ci è arrivata a me. Ok. Con questi 1000 va al cluster e in un secondo toglie tutto. Ha bruciato tutto. Così, con questa nuova condizione, è tutto carbonizzato proprio. Com'è che Lei, era prima? Come lo vedevi nel passato? una grotta sotto, vicino al mare, con Mm. dei libri di legno. Però è come se adesso, quando diciamo che avviene tutto simultaneamente, è tutto già accaduto. Quindi con questa vibrazione, con le sue mani energetiche, lei mi mostra queste mani energetiche che l'hanno alzata, hanno alzato la sua vibrazione. Mi ha portato a vedere il suo cluster, ma è come se tutto il cluster non esiste più. Cioè, come lei è arrivata lì, è come se sia tutto non più, non abbia più senso. Viene come se, io vedo proprio cenere, come se viene bruciato, Carbonizzato. carbonizzato. Benissimo, prima di andare all'avatar ti faccio un'ultima domanda, Sabrina. Quando il marito la riempiva di botte e alla fine lei si è salvata invocando Padre Pio, chi ha invocato? Davvero? Cioè chi c'è dietro Padre Pio? Che le ha fatto la grazia? A grazia. Allora, io etericamente vedo questo. È lei stessa che l'ha fatta la grazia a se stessa. Cioè, lei ha... E in un momento vedo tanta disperazione in quel momento, però la voglia di dire no e la sua potenza di sapere che può, è come se lei inconsapevolmente, ma lo sa, di essere forte, di essere una creatrice. In realtà si è attaccata, lì siamo in un momento di disperazione, quindi gli è venuto in mente Padre Pio, ha detto Padre Pio aiuto, ma in realtà non è stato Padre Pio, cioè non è stato, io vedo proprio lei stessa, è la sua forza e quello che ha fatto con la macchina è lei, è la sua PS che è riuscita a fare. Certo, certo.
Ha fermato la macchina con un atto di violenza, il marito è troppo grosso, non ce l'avrebbe fatta. È stata Dov'è? lei. Dov'è Padre Pio adesso? Come lo vedi? È laggiù, lontanissimo, non si avvicina con questa tunica marrone con la sua cotina bella da rettile, Ok, l'avevo che fatta non con si te, no? gira. Sì, sì, Ok. sì, Va eh bene, sì. andiamo al cluster, andiamo all'avatar. Siamo sempre a 1000? È vuoto, sì, 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 assolutamente, capirai. Lei anzi mi sfida, dice andiamo più su. 1200. Sono solo miliardi e solo frequenza, non esiste un limite di frequenza per la parte subliminale. No, lei si sta divertendo tanto. Quando c'è filo da torcere nel senso di giocare a io ce la posso fare di più, lei è contenta, quindi è un bel gioco per lei. Ah, non c'è niente qui. Se torno indietro l'avatar non era già è carbonizzato tutto, come se dal mio punto di vista dove sto vedo sempre le cose che accadono. Lei alzando le frequenze basta, cioè Mm. c'è Ma una all'inizio strada. della sessione com'era l'avatar? Era già un po' sul chi va là? All'inizio Era già della sessione carbonizzato. l'avatar era con la testa sul computer, disattivato, già da almeno 10 giorni, Con il braccio o senza braccio? con le braccia così. Ok. Va bene. Lei adesso apre un portale e quello che sta facendo con la vibrazione di adesso è semplicemente raccogliere le ceneri e tutti i residui che le sono rimasti li lancia in un buco definitivo, Bene. energetico. Vibrazione finale, a cui si assesterà alla fine della sessione. Scusami, sto guardando quello che sta facendo. Si è strappata quell'impianto eterico. Da questo punto accade tutto in simultaneo, ok? Quindi già l'abbiamo detto con questa vibrazione, poi è proprio tutto già disintegrato. Però mi ha voluto proprio mostrare questa scena di prendere questa pallina, cioè invece di disintegrarla, l'ha lasciata per prenderla e lanciarla. Al seno Proprio destro e l'ha tolta. Ok. sì. L'ha voluto sottolineare con un gesto, ma Sì, in realtà sì, era già è già scomparsa con gli fatto. Sì, sì. impianti, l'entità, entità Quando... Sì, mentali, sì. gli EDL, tutto. No, qui non c'è più niente. Tu praticamente fai sempre una cronaca di un passato, Sì, perché... di cose che vedi che sono già finite e poi devi dirmi cosa è successo semplicemente, sì, non cosa sta finendo. perché... No, lo faccio, torno indietro, perché in realtà è la PS che mi dice, racconta questa cosa, perché se me la fa, torna indietro e me la fa vedere, è come se per lei è importante nella vita di Grazia, no? Quindi me la fa vedere, è lei che me lo dice. Sottolineiamo questa cosa, torna indietro, aspetta un attimo. Dice Mhm. così. Mm. Ok, a quanto vibra, quindi quanto si assesterà? Lei dice che vuole rimanere a 1000, ma scenderà a 800. Eh, Va bene, va benissimo. Vuole stare là. Lei dice io voglio stare qua perché sto scoprendo che questa condizione mi permette di sfruttare tutto il potenziale della mia potenza, tutto il potenziale del mio no, tutto il Perfetto. potenziale del mio agire, dice. A quanto corrisponde la consapevolezza? 275%. PSP è 70-30. Scusami, la APS adesso ha 60. La sua PS è molto attiva comunque qui. Va bene. Se è così, va bene così, insomma. Sì, Ok. sì. Il messaggio finale di grazia a se stessa, anche in relazione al lavoro, questa forma di mobbing a cui è sottoposta, e al progetto, nuovo progetto di vita che lei in qualche modo non riesce a mettere in pratica, sebbene più o meno, al di là di tutte le difficoltà nel materiale che ci siano, più o meno è a portata. Lei dice sei te che ti blocchi.
non c'è niente che ti può fermare. Lo sai che stai in un videogioco, hai passato diversi quadri in questa vita, vai ai livelli successivi. Il premio finale è all'ultimo quadro, sei sempre più vicino. Stai giocando, quindi di cosa hai paura? Non c'è nulla che ti può fermare. Puoi farlo il tuo sogno. Lavora un pizzico dopo pizzico ogni giorno per trovare la giusta modalità anche a livello fisico. Si può fare. Concentrati, poni le tue energie sul tuo obiettivo e costruisci mini obiettivi giorno dopo giorno a livello materiale, quindi trovare un escamotage, una soluzione per la tua casa, per il tuo volere e per fare dei piccoli passi, perché lo puoi fare tranquillamente. Non c'è niente che ti ferma. Usa la tua potenza con la nuova vibrazione. Attirerai a te la modalità giusta. Noi siamo per mano e quando siamo per mano, la tua potenza, la tua forza, tutto quello che hai imparato è lì, è solo da mettere in pratica. Lo fai tante volte. Tu mi ascolti molto, io ti parlo spesso. Adesso fai un passo in più. Stai passando al livello successivo del tuo videogioco. Basta. Come la vedi? Bella, potente. Salanna c'è ancora, la Valchiria. Ha costruito una barca di legno e se n'è andata dall'isola. Ha Quell'esperienza l'ha già raggiunto, fatta. sì, cambia vita, raggiunge un villaggio e si crea una famiglia. Ok, va bene. Abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.